Ehi là, ciao ragazzi, nuova settimana, nuovo video, quindi benvenuti. Oggi è un'altra puntata della rubrica A Triber's Life. Tra l'altro non ve l'ho chiesto nel primo episodio, che cosa ne pensate della sigla? Fatecelo sapere nei commenti. L'episodio di oggi è dedicato a un concetto molto importante contro il quale sono sicuro che alcuni di voi si sono già scontrati nella propria carriera. Sto parlando della differenza tra un bug e un WAD. WAD sta per Works as Designed, ovvero in italiano funziona come progettato. E a questo punto, se magari non avete già incontrato questo WAD nella vostra carriera, vi chiederete: ma com'è possibile che se qualcosa funziona come progettato, allora io lo vada a reportare come bug? Beh, per farvi vedere questo, oggi c'è con me Mattia. Mattia è un altro dei TL che gestiscono le campagne pagate in piattaforma ed ha una grande esperienza con bug e con WAD. Quindi senza perdere altro tempo passerò la parola a lui, che vi farà vedere proprio un esempio di bug e un esempio di WAD. Ciao, eccoci. Oggi andremo a vedere la differenza tra WAD e bug. I bug li conoscete e li segnalate tutti i giorni nel nostro bug form. I WAD sono situazioni nelle quali c'è stata una valutazione dello sviluppatore, dell'azienda, e ha deciso di integrare certi funzionamenti che a voi potrebbero non essere il massimo della vita, ma dietro studi oppure scelte economiche è stato stabilito che fosse la soluzione migliore per quella che è la condizione di quella specifica applicazione. Gli esempi che ho chiesto a Mattia per questa volta sono relativi a un bug di performance e un WAD. Quindi vedrete prima un effettivo bug dove la pagina ha dei problemi di caricamento per qualche tipo di motivo con la connessione, nonostante la nostra connessione sia buona, e quindi quello è un bug di tipo appunto performance. E poi nel secondo esempio vedrete invece un WAD che però potrebbe essere scambiato per un bug di tipo performance. Iniziamo subito con degli esempi concreti. In questo caso apriamo il Microsoft Store e notiamo che ci mette un certo quantitativo di tempo per caricare la pagina. Sarà un problema nostro? Controlliamo facendo uno speed test, apriamo fast.com e in questo caso la connessione direi che sembra abbastanza buona, quindi non può essere un problema nostro, sarà probabilmente un bug performance che viene confermato aprendo anche la chat. Come notate sta caricando per più tempo del previsto, quindi in questo caso è proprio il sito che è lento a caricare, è un bug performance. In questo caso abbiamo aperto la finestra di chat direttamente in una pagina del browser, andiamo a premere su inizia e la gente sta scrivendo, quindi sta passando qualche secondo da quando abbiamo detto inizia a quando il chatbot ci ha effettivamente inviato un messaggio. Per quanto riguarda questo piccolo delay, questo piccolo ritardo nella risposta del chatbot, si può parlare di WAD. Come avrete potuto notare è passato qualche secondo da quando ho premuto su inizia la chat a quando effettivamente il chatbot mi ha risposto con i primi messaggi, con le prime domande. Questo piccolo delay, questo piccolo lasso di tempo non è un bug di performance, ma in realtà è un modo che ha scelto Microsoft, come tanti altri sviluppatori, per tentare di creare un po' di empatia tra la persona che richiede aiuto e il chatbot. Ovviamente un sistema informatico, un paio di righe di testo le potremo inviare in veramente millesimi di secondo, ma con questa piccola attesa sembra invece che ci stia pensando, ci stia ragionando, stia proprio digitando la risposta, e quindi sembra quasi che dall'altra parte dello schermo non ci sia un computer, ma ci sia una persona in carne e ossa. Quindi, sebbene alcuni potrebbero trovare un po' brutto, un po' scomodo il fatto di dover, tra virgolette, perdere del tempo per attendere una risposta che potrebbe arrivare in pochissimi millisecondi, in realtà dietro c'è una scelta, è stata fatta una ricerca, uno studio, un pensiero, e quindi questa è proprio una scelta degli sviluppatori. Non è da considerarsi bug. Ok, grazie mille Mattia, perché è stato un esempio super chiaro. Capire la differenza tra un bug e un WAD ci rende più efficaci come tester, nel senso che eviteremo di compilare il bug form per quei bug che in realtà sono dei WAD, quindi non vedremo bug che ci verranno rifiutati oppure ci verrà detto guarda che in realtà è un WAD, e saremo quindi in generale più efficaci, perderemo meno tempo noi e meno tempo perderanno i TL. Ora ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video e che sia tutto chiaro. Se così non fosse, lasciateci un commento e vi risponderemo come al solito. Per il resto ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.